Ehi là, avanzi DVR, bentornati sul canale e buon inizio di aprile a tutti quanti. Nuovo mese significa anche nuovi giochi in uscita e come sempre ecco i migliori in arrivo su PC, console e realtà virtuale. Partiamo con i titoli in VR. Già dall'1 aprile si parte con un titolo che sembra molto interessante, The Last Safe Place, che per certi aspetti mi ha ricordato la saga di Penumbra. Si dovranno esplorare delle miniere di carbone che conducono a una città sotterranea dispersa, che secondo alcune leggende nasconde dei tesori inestimabili. La voglia di recuperarli però vi porterà ad affrontare misteri che sarebbero dovuti rimanere nelle profondità della Terra. The Last Safe Place è disponibile dal 1 aprile su Steam VR. Your appointed guide will now begin your descent. Your descent. Rilasciato nel 2021, Escape Simulator vi getta all'interno di una serie di escape room con alti livelli di interazione. Possono essere giocate in singolo o in cooperativa fino a 8 giocatori. Il problema di questo gioco sarebbe dovuto arrivare in VR come gioco a parte, creato da zero per la VR, e invece il 2 aprile arriva come aggiornamento VR della versione flat. In compenso è un update gratuito per chi possiede già il gioco. Il 4 aprile è la volta di Cheese Smash, un mix tra squash e breakout, già disponibile dallo scorso anno su PSVR 2. Pensate, è stato considerato come uno dei migliori giochi per il visore di Sony, e adesso potremo giocarlo anche su queste Pico 4. Paddleball, squash, and tennis, but in space. Imagine a game that makes you want to dance, and when you dance with your whole body. Sempre il 4 aprile su Steam VR esce Mutant Boxing League, già disponibile su Quest, gioco di box che rientra nella categoria delle app fitness che vi farà affrontare avversari mostruosi. Non è un simulatore e presenta meccaniche da sala giochi, con tanto di colpi potenziati e guanti speciali. Sappiamo benissimo che Quest 3 ha un hardware pensato per offrire esperienze mixed reality altamente immersive e precise, grazie al pass-through a colori e il sensore di profondità. L'11 aprile queste caratteristiche verranno sfruttate da Toy Monster. Ve la faccio breve, è un Plant vs Zombie in VR, una specie di tower defense con vista laterale in cui dovrete piazzare le vostre difese per fermare l'avanzata dei mostri. Non è nemmeno necessario l'uso dei controller, visto che può essere giocato interamente col tracciamento delle mani. Il 12 aprile esce Dungeon Full Dive Player Edition su Steam VR. Vi avevo già spiegato la differenza tra la GM Edition, già disponibile su Steam VR, e la Player Edition. La versione in arrivo il 12 aprile è gratuita, ma i giocatori non potranno creare e ospitare partite, ma solo unirsi a quelle create dai GM. Di cosa si tratta? Beh, è probabilmente la migliore esperienza di gioco di ruolo da tavolo in VR, perché sarà totalmente personalizzabile, ed è il gioco più vicino a Dungeons & Dragons. Se vi è piaciuto Moss, tenetevi pronti per l'arrivo di Mixture su Steam VR e PSVR 2. Già disponibile su Quest e Pico, Mixture è un platform in terza persona e in prima persona. Sì, esatto. È possibile giocare in prima persona, nei panni di un'entità fuori campo, voi, che interagendo con l'ambiente di gioco supporta l'avanzata e il combattimento del protagonista. Probabilmente uno dei pochissimi giochi di aprile che valga davvero la pena di giocare. Ed ecco un altro gioco da tenere d'occhio nel mese di aprile. Soul Covenant, sviluppato da Thirdverse, gli stessi di X8 e Altair Breaker. Si tratta di un gioco d'azione fantasy con meccaniche di combattimento hack and slash. Dovrete affrontare un esercito di macchine mortali al comando di una IA chiamata Deus Ex Machina. La storia prevede continue fasi di morte e rinascita e può essere giocata in singolo oppure in cooperativa fino a 4 giocatori. Esce il 18 aprile su Steam VR, PSVR 2 e Quest.
Il 18 aprile arriva l'ennesima esperienza zombie da giocare in cooperativa fino a 4 giocatori, che riprende un po' il genere di Drop Dead o Dead Horizon, e se volete l'ennesima versione in VR di Left 4 Dead. Si chiama The Flip. Offre 11 livelli infestati da zombie nei quali 4 giocatori dovranno avanzare con armi da fuoco spianate per sopravvivere il più a lungo possibile. Esce il 18 aprile su Visori Quest. Un'altra classica esperienza di tiro con l'arco arriverà il 18 aprile su Steam VR, Pico e Quest, un tower defense nel quale i giocatori dovranno respingere le orde di goblin che attaccano. Perché non ho scartato questo gioco dalla lista? Ma perché Tiny Archers supporta una periferica mai vista prima d'ora, ossia il Wonder Fitter Artemis, quello che potremmo definire come il gunstock per giochi di tiro con l'arco. Adoro gli archery games e mi riesce particolarmente bene tirare con l'arco in VR, e sarebbe un'esperienza fantastica poter provare questo accessorio. Vedrò cosa posso fare. This completely redesigned model boasts 3 layers of cutting-edge safety measures. Safe and also incredibly lightweight, weighing less than 1. Dietro consiglio di uno di voi ho provato Strayed, un gioco in cui crafting, sopravvivenza e multiplayer sono i pilastri. Potremmo definirlo come Ark in VR. Si parte dalla spiaggia di un'isola, nudi e senza equipaggiamento, e bisogna recuperare risorse per creare armi, vestiario, costruire un riparo, cercando anche di farsi degli amici, e anche in fretta. Ogni server può ospitare fino a 100 giocatori, distribuiti su una mappa enorme. E occhio a come vi muovete, perché bastano pochi colpi ben assestati per andare giù e perdere tutto. Strayed VR esce su Steam VR e Quest il 19 aprile. Il 25 aprile su Quest esce Retropolis Never Say Goodbye, già in accesso anticipato da giugno, ed è il secondo capitolo della saga, genere punta e click che si svolge a un anno di distanza dagli avvenimenti del primo capitolo. Sarete nei panni di un detective robot alle prese con nuove sfide da affrontare. La versione che al momento è presente su UpLab è già completa, avverrà il passaggio sullo store ufficiale Quest. In peril, and there's a puppet master at work. But mark my words, I'm bringing her back. Sta per arrivare un video in cui vi parlerò dei rischi dell'uso di un visore VR, ma anche degli effetti positivi, e tra gli esempi vi parlo di come la VR potrebbe aiutare a superare ansia e paure attraverso un percorso terapeutico fatto da professionisti. E non è certo giocando che si possono raggiungere determinati risultati. Ma ad aprile dovrebbe uscire Nope, che vi farà affrontare alcune delle paure più diffuse attraverso dei percorsi di cosiddetto empowerment. Paura dei clown, ragni, altezze e molto altro possono essere affrontate gradualmente attraverso il metodo dell'esposizione. Durante l'esperienza sarà sempre presente un pulsante Nope per farvi abbandonare in qualsiasi momento. Prima di procedere con le uscite dei giochi su PC e console del mese di aprile, vi ricordo di dare uno sguardo ai link in descrizione e primo commento. Sono link per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR su Amazon. Usando questi link darete una mano al canale senza alcun sovrapprezzo per voi. Un modo totalmente gratuito per dare un po' di supporto, se apprezzate i miei video e contenuti. Trovate anche il mio link referral Meta da utilizzare prima dell'attivazione di un visore Meta per ricevere 30 euro di credito da spendere nello store. E se volete acquistare giochi scontati al 25%, potete entrare nel gruppo Telegram con tutti i miei giochi della libreria Meta. Trovate altri link utili per acquistare accessori VR come cinturini con e senza batteria, grip per controller, stazioni di ricarica e molto altro delle migliori marche come Kiwi Design, Cyber VR, ProTube, VR Cover, Aubica e lenti graduate VR Rock per l'uso dei visori VR senza bisogno di occhiali da vista. Inoltre per ogni link potete usare un codice sconto che vi permetterà di risparmiare qualche soldo, avendo accessori di ottima qualità. Passiamo ai giochi PC e console in uscita nel mese di aprile, e se volete acquistarli a prezzo scontato potete usare il mio link Instant Gaming. Grazie mille per il vostro prezioso supporto. From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known?
Thieves is setting sail for PlayStation 5. And as well as our standard edition of the game, there are 2 more incredible editions. Bene, questi erano i migliori giochi in uscita per PC, console e VR nel mese di aprile. Grazie per la visione completa, fatemi sapere tra i commenti quali di questi stavate tenendo d'occhio e quali comprerete. Supportate il canale tramite il tasto super grazie, lasciate un like al video, iscrivetevi e continuate a seguire. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.